molto buono. E il Polish 90% di acqua. Spagnolo subito. Ci vuole 2 giorni per fare l'impasto. Ieri abbiamo fatto l'impasto, oggi stiamo facendo il refresh dell'impasto. Biga 50% di acqua e lievitazione 24 ore. E il Polish 90% o 95% di acqua, lievitazione 24 ore. Noi facciamo un tipo di impasto, si chiama Biga Polish. Il Biga con il Polish li mettiamo tutti insieme, esce un impasto, puoi mangiare 2 pizze senza sentire il peso dello stomaco, perché lievitato tanto non c'è proprio la farina, perché noi mettiamo 70% di acqua lievitata sopra le 24 ore, proprio un impasto troppo leggero, buono, croccante. Vieni a vedere con me come facciamo. Questa è la biga. Questa è la bellezza dell'impasto che è lievitato 24 ore. Vedi, la biga proprio molto buona. Noi la biga tagliamo i pezzettini. Anche il profumo della biga molto buono. E tante gente pensano che la biga fa brutto odore, il contrario, la biga fa buon profumo. Devi sempre tenerla da 8 gradi fino a 10 gradi. Noi tagliamo pezzettini così. Questa è la biga, 50% di acqua, lievitazione 24 ore. Adesso dobbiamo mettere la biga in pastatrice. Possiamo fare l'impasto biga a mano. Io ti faccio vedere i trucchi, tutti i segreti dell'impasto biga a mano, senza, se tu non hai pastatrice a casa possiamo farlo insieme. Se volete che faccio l'impasto biga a mano, scrivete nei commenti. E il Polish noi facciamo 90% di acqua, vuol dire 1 kg di Polish mettiamo 900 mg di acqua, troppo leggero. Poi inversiamo tutto insieme. Noi usiamo lievito secco. Queste sono 15 kg di farina. Aggiungiamo solo 1 grammo di lievito secco. Cominciamo con il primo. Start il primo per quasi 2 minuti, 3 minuti. Poi facciamo il secondo giro. Ogni chilo di farina mettiamo 25 grammi di sale. Comincia a partire da seconda velocità, comincio a mettere il sale insieme. Io per arrivare a questa tecnica ho messo qui più o meno 15 anni. Prima impasto napoletano, poi sono cambiato da napoletano pizza classica,
poi ho entrato faccio biga con la farina, poi ho aggiunto la biga con la polish. Era il migliore per me, anche per i nostri clienti che dicono molto buona, leggera, croccante, l'acqua, sali, il lievito. Se qualcosa sbaglia tutto va male. E sali devo mettere gli ultimi 2 minuti dell'impasto. Ad esempio se io devo aspettare 7 minuti, quando arriva a 5 minuti le metto il sale. Guarda l'impasto come sta andando, troppo bello. Se vuoi aggiungere un goccio di acqua con il sale va benissimo, non c'è nessun problema. Riversiamo il sale. Guardate, troppo bello, semplice. Li faccio ancora girare solo per quasi un minuto, così completo l'impasto. Io gli do olio, così dà la bellezza dell'impasto fino alla fine. Così abbiamo finito. Il primo livello era 2 minuti, il secondo giro era 5 minuti, così il nostro impasto è quasi pronto per stagliarlo. La maglia bella dell'impasto. Un impasto troppo leggero, buono. Guarda ragazzi, una cosa impossibile. Da noi appoggiamo l'impasto sul banco, stiamo stagliando subito. Adesso subito, dopo abbiamo fatto l'impasto, possiamo stagliarlo. Facciamo una bellina, 250 grammi, 260 grammi al massimo. Io ho una buona esperienza, volevo portarla nel mondo arabo, così anche la pizza italiana sarà più famosa nel mondo arabo perché è una cosa davvero molto buona. Una cassetta mettiamo 15 balline, una cassetta. Non devi avere nessuno buchi per entrare l'aria, se entra l'aria la ballina è rovinata. Facciamo quasi 100 ballina, 90 ballina. Poi questo l'impasto lasciamo riposare 2-3 ore, poi possiamo usarlo. Io per un anno ho fatto consulenza nel mondo arabo, ho aiutato quasi 42
ragazzi, per aprire il suo ristorante in Arabia Saudita, Dubai, Qatar, Bahrain, Egitto. E io sono contento che dato riuscito a dare una mano dei miei paesani che avranno la pizza italiana come in Italia. Sono uguali, la stessa spazio, perché quando si rivita non devi superare una sopra l'altra, una al suo posto. Questo è importante. La pizza con l'impasto biga bene, devi cucinarla su un forno a temperatura alta, non puoi cucinarla come pizza classica perché ha percentuale di acqua alta, vuol dire ci vuole un forno che dà la bomba, così vedi la pizza al bordo bello alto, croccante, non devi seccare nel forno. Se vuoi mangiare una pizza buona, leggera, sana, devi avere il tempo di ripetizioni sopra le 24 ore, devi avere una farina alta qualità, devi avere un forno alta temperatura, così ti fa la pizza buona, croccante. Vediamo, lasciamo fuori. Dopo 3 ore possiamo usarlo. E per il futuro spero che avrò una catena con questo tipo di impasto in tutto il mondo. Portare tutta la mia esperienza che ho imparato qua in Italia in mondo arabo. Sempre sul bianca mettiamo crema di mozzarella, mozzarella fior di latte, crema di mozzarella, mozzarella, stracciatella, mortadella con pistacchio. Manca solo nocciola perché il signore ha allergico di nocciola, così non lo mettiamo. Buon appetito.